quanto riguarda la riqualificazione di edifici esistenti, quale può essere il ruolo della costruzione a secco e delle tecnologie della costruzione a secco? Ma credo che la tecnologia a secco sia sicuramente fondamentale, soprattutto nei progetti di riqualificazione, in quanto riesce a garantire una certa rapidità di installazione, mantenere i costi sotto controllo e dal mio punto di vista è una tecnologia che riesce a garantire anche una certa reversibilità, nel senso che per quanto riguarda i progetti di riqualificazione credo che l'opportunità che si ha nel riconvertire un edificio e quindi nel cogliere le possibilità che questi edifici esistenti ancora offrono sia altrettanto importante se si considera la possibilità di poter ritornare indietro e quindi poter in un futuro anche rimodificare il progetto che abbiamo fatto. Quindi dal mio punto di vista l'elemento caratterizzante le soluzioni a secco, ovvero appunto elementi pronti per essere installati facilmente, rapidamente, senza troppi interventi sull'esistente, senza troppi interventi impattanti, garantisce anche la possibilità di continuare nella possibilità di riconvertire in futuro questi edifici e quindi rimodificare i nostri stessi progetti. Proprio questo aspetto della costruzione a secco e la modularità che è permessa dalla costruzione a secco, come la vedi? Come un ostacolo o come un'opportunità per quanto riguarda anche il rispetto delle idee creative che ci possono essere dietro al progetto, a proprio l'aspetto anche di stile, di concept che lo studio vuole andare a improntare nel progetto stesso? No, credo che ormai l'architettura contemporanea abbia raggiunto una fase in cui non si possa più prescindere dalla modularità e di conseguenza da prodotti industriali, dall'utilizzo di prodotti e soluzioni che arrivano dal campo industriale. Credo che il trucco sia poter usufruire di queste tecnologie, quindi modulari, che garantiscono una qualità intrinseca pur mantenendo una quota di libertà all'architetto rispetto a finiture o alla possibilità parzialmente di essere adattate a situazioni contingenti. Quindi la modularità secondo me è un vantaggio se ancora in una certa quota parte garantisce una certa libertà all'architetto. Probabilmente l'off-site, penso un po' nell'esperienza di tutti i giorni in cantiere, ti possa aiutare a raggiungere davvero quelle caratteristiche che volevi ottenere senza dover dipendere da una certa aleatorietà. Esattamente. Sempre più credo l'architettura per garantire una buona qualità di esecuzione che riflette anche poi una certa coerenza rispetto al concept architettonico non possa più prescindere da una precisione ed una qualità che solo applicazioni industriali possono garantire. Quindi appunto, anche per questo io sono sicuramente a favore di queste tecnologie, di queste applicazioni e credo che di conseguenza il cantiere sempre più diventi o debba diventare il luogo dell'assemblaggio di queste tecnologie, preventivamente studiate, definite, realizzate, certificate, in modo tale da limitare sempre di più la parte di eccezione o di improvvisazione o di correzione di errori in cantiere che rischiano di inficiare la qualità finale. Quindi quello a cui io ambisco come architetto, soprattutto in fase di costruzione, è poter veramente garantire una qualità di tipo industriale e una precisione di esecuzione che solo queste tecnologie possono garantire. Off-site vuol dire anche un impatto su
l'aspetto concreto della sostenibilità. Vuoi dare qualche commento, qualche esempio su magari progetti passati su questo aspetto? Dal punto di vista della cosiddetta sostenibilità, più che diciamo vantaggi diretti nell'utilizzo di materiali sostenibili di per sé, il vero vantaggio consiste in una gestione del cantiere e delle tempistiche, esatto, quindi di tutto il ciclo, tali per cui vengono consumate minori risorse, i tempi si accorciano, sistemi meno energivori e una qualità dei materiali che, come ho detto prima, solo una produzione di tipo industriale può garantire. Quindi di nuovo, per esempio, ponti termici limitati, utilizzo di soluzioni improvvisate in cantiere limitate e sicuramente la possibilità di riutilizzare gli stessi elementi una volta disassemblati in un modo che però fosse previsto fin dall'inizio. Quindi non c'è più la demolizione e di conseguenza la generazione di scarti, ma semplicemente c'è un riutilizzo. Quindi da questo punto di vista trovo queste soluzioni interessanti in quanto viaggiano in modo parallelo rispetto ad un trend di riutilizzo delle architetture esistenti. Quindi sempre più, anziché una tipologia di utilizzo monofunzionale e quindi usa e getta, sempre più ci si deve spostare verso la possibilità di riutilizzare elementi, così come riutilizziamo edifici esistenti. Ovviamente, di nuovo siamo qui in Fondazione Prada. Qual è stata la sfida più difficile da affrontare, che magari ti ha dato anche più soddisfazione poi una volta risolto? Devo dire che nonostante una volta ultimato il progetto che era stato anche abbastanza lungo e molto impegnativo sotto vari punti di vista, ci sia tendenza a notare solo i difetti, diciamo così. In realtà ciò che credo sia stato o abbia generato un buon risultato per questo progetto sia stato il controllo di un certo livello di qualità in modo ubiquo attraverso i vari edifici del progetto, con diversi materiali coinvolti, diverse tecnologie. Quindi riuscire a gestire il progetto e a garantire uno standard di qualità e di attenzione al particolare di buon livello. E questo appunto coinvolge sia edifici esistenti, sia nuovi edifici, sia tecnologie cinetiche, sia tecnologie più tradizionali, materiali più tradizionali, materiali più innovativi, insomma, quindi che è quello di cui parlavamo prima. Sempre di più credo l'ambizione debba essere nel riuscire a governare e a garantire una qualità di dettaglio, di precisione, di esecuzione, di controllo delle risorse che solo il mondo industriale potrà garantire in futuro. Grazie. Grazie a voi.